Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Oggi vi leggerò un discorso del Signore Gesù Cristo fatto ai Suoi discepoli 2000 anni fa in merito ai principali ostacoli al progresso spirituale. Il testo è estratto dal libro Il Grande Vangelo di Giovanni, volume 9, capitolo 181, dettato dal Signore Gesù Cristo al mistico Jacob Lorber. Parla il Signore. Davanti a quanti uomini ho insegnato io stesso, in aperta campagna, sulle strade, in città, luoghi, case, sul mare, sui monti, nel tempio e nei deserti, e nello stesso tempo, per aprire gli occhi ai ciechi, ho compiuto continuamente grandi segni mai uditi. Va però a indagare quanto pochi, fra tutti quelli che mi hanno udito e visto, si sono veramente convertiti. E vedi, com'è ora, così fu e sarà anche in seguito, poiché ciascun uomo ha liberi il suo amore, la sua volontà e la sua intelligenza. Seppure egli con l'intelligenza comprende la piena verità, tuttavia, con i suoi occhi concupiscenti, vede però anche il mondo con le sue molte attrattive, dalle quali il suo cuore non sa e non desidera staccarsi. Infatti, alla sua carne esse piacciono sicuramente più di quelle spirituali, che il suo occhio sensibile non può vedere e la sua carne non può toccare. Inoltre, è particolarmente propria dell'uomo anche la pigrizia. Egli si fa sì spesso un buon proposito dietro l'altro, quando però dovrebbe portarlo a piena ed effettiva esecuzione, allora la sua carne pigra e avida di piacere comincia a farvi resistenza e trascina anche l'anima in basso, al centro di gravità della propria pigrizia e sensualità. Che giova ora all'anima la chiarezza delle cose dello spirito, se non vuole mortificare se stessa né incamminarsi con piena serietà su quelle vie per le quali potrebbe giungere alla piena unificazione col mio spirito in lei. Tu pensi ora ovviamente nel tuo cuore e dici in te stesso: Signore, ma perché tu avvolgesti l'anima degli uomini in una simile carne che mal si adatta al suo completamento spirituale? Io però ti dico che sicuramente soltanto io riconosco bene e chiaramente, in assoluto, in che modo un'anima, per la sua breve vita di prova su questa terra, sia da porsi in un giusto equilibrio tra il mondo della materia e quello dei puri spiriti, affinché ne derivi appunto come conseguenza la piena libertà del suo amore e della sua volontà. Che per ciascun'anima la materia debba avere un certo maggior peso, ciò è prestabilito così affinché in tal modo l'anima venga obbligata a diventare attiva contro il leggero sovrappeso della materia, per poter fare così il corretto uso della libertà del proprio volere. Ma perché possa fare questo, le è dato in tutti i tempi chiaramente l'insegnamento dai cieli, il quale pone l'anima in un perfetto equilibrio tra spirito e materia. Se allora l'anima vuole fare solo un po' di fatica per elevarsi di fatto nella spiritualità, allora per conseguenza la spiritualità ottiene subito un potente sovrappeso e l'anima si eleva con grande facilità oltre il peso della pigrizia della materia della propria carne ed entra nella vita dello spirito in lei. Quando con poco sforzo ha fatto questo, allora la gravità della materia della sua carne non può più porre alcun ostacolo sulla via del progresso per il massimo completamento possibile della vita. E se anche sulla facile via del suo progresso
l'anima arriva ancora di quando in quando a piccole pietre d'inciampo, le costa solo una minima fatica il levarle dalla via. Grazie per avermi ascoltato. Se siete interessati a conoscere gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere avvisati quando verranno pubblicati i prossimi post. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.